Oggi andremo a vedere come creare questo portasacchetti con un'apertura sopra, un'apertura sotto per far uscire i sacchetti e un lacciolino per attaccarlo dove si vuole. Per realizzare questo progetto ho utilizzato un cordino tie rosso e un cordino di cotone color spago. Ho utilizzato un uncinetto numero 4,5. Si inizia con 30 catenelle. Quando ho realizzato 30 catenelle vado a unirmi con la prima con una maglia bassissima. Questo mi permetterà di avere un cerchio e di costruire il primo giro tutto su queste catenelle, quindi io mi alzerò di una catenella e andrò a fare un giro di maglie basse tutto intorno al cerchio. E il primo giro si realizzano tutte queste maglie basse tutto intorno fino in fondo. Seguo il secondo giro nel solito modo, solo 4 maglie basse, nella quarta un aumento, 4 maglie basse, nella quarta un aumento e così via fino in fondo. Un aumento significa 2 maglie basse nello stesso buchino. Adesso andremo a cambiare il nostro filato e il nostro colore. Quindi farò un altro giro di maglie basse, però inserendo un colore diverso. Quindi vado a prendermi il mio filato beige, color spago, e una volta che mi faccio la mia catenella per alzarmi, vado a fare tutto un giro di maglie basse, sempre con un aumento. Dopodiché farò un aumento ogni 5, quindi ora conterò 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Alla quinta farò un aumento. Quindi ricomincerò 1, 2, 3, 4 e 5, alla quinta un aumento e vado avanti così fino a ritornare al punto di partenza. Al giro successivo andrò a fare un aumento ogni 6 maglie basse. Quindi mi alzo di una maglia, andrò a inserire la codina retrostante insieme al lavoro sulla base delle maglie, quindi la lavorerò insieme. Quindi andrò a fare una maglia bassa, 2 maglie basse, 3, 4, 5 e 6. A questo punto farò una maglia bassa sulla sesta maglia, nel buchino della sesta maglia, e andrò a rifare altre 6 maglie basse e un aumento, tutto fino in fondo. Da questo momento in poi andremo a
continuare il nostro cilindro, però senza aumentare assolutamente le maglie, quindi le maglie si lavoreranno così come si presentano. Quindi questa è la nostra base e da qui si alzerà il cilindro, perché non aumentando le maglie si piegherà in verticale. Ovviamente ogni tanto andremo a cambiare il colore, come abbiamo fatto precedentemente, a nostro piacimento. Quindi se vogliamo fare una striscia rossa qui e una striscia rossa in fondo, faremo una striscia rossa qui e una striscia rossa in fondo, oppure una striscia rossa nel mezzo, come ci aggrada di più. Quindi l'importante è continuare questo cerchio senza più aumentare le maglie. Quando arriviamo a circa 20 centimetri di lunghezza, cominciamo a fare le diminuzioni. Quindi ogni 5 maglie, alla sesta prendiamo una maglia, prendiamo l'altra maglia e chiudiamo tutto insieme. Continuiamo così tutto il giro. Il giro successivo, ogni 4 maglie se ne diminuisce una, quindi si entra nella prima, nella seconda e si tirano tutte insieme. Quindi faccio altre 4 maglie basse, quattro, e poi la prima, la seconda e poi le 3 tutte insieme, e così vado avanti per tutto il giro. Il giro successivo, ogni 3 maglie una diminuzione, quindi entrerò nella prima, entrerò nella seconda e le 3 tutte insieme. Faccio altre 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e una diminuzione. Vado avanti così per tutto il giro. Quando arrivo a ricongiungermi, arrivata a questa altezza, faccio una serie di catenelle per fare il cappiettino con cui appenderlo. Fatte circa 18 catenelle, andrò a chiudere nello stesso buchino con una maglia bassissima le mie catenelle e andrò a chiudere il giro nello stesso identico modo. Il giro successivo farò finta che queste catenelle non ci siano e quindi andrò oltre e mi resteranno questa agganciatura mi resterà separata. Ora cambio il colore e mi costruirò un giro di maglie basse con ogni 2 maglie una diminuzione, quindi una, 2 e le 3 prese insieme. Una, 2 e le 3 prese insieme e la chiusura. Vado avanti così per tutto il giro. Il giro successivo si fanno le maglie così come si presentano, escludendo il giro di catenelle che mi serve come cappiettino, quindi si passa sopra e si conclude il nostro giro. Una volta terminato il nostro ultimo giro e fermato e messo prima degli ultimi 2 giri il cappiettino, andiamo a realizzare
il cuoricino che va applicato per sopra. Adesso realizziamo il cuore. Una volta realizzato il cuoricino mi farà da decorazione alla linea che c'è qui, quindi al centro della linea andrò a attaccare il cuoricino. Per fare il filo del cuoricino ho usato il filo dello stesso colore e finito il gancino, finito l'ultimo giro, finito il cuoricino, il portasacchetti è finito. Di qui si metteranno i sacchetti e di qua usciranno.